Vuoi iniziare a perlinare e non sai da dove cominciare? Sei sul canale giusto. Io sono Gabriella e con te inizieremo questo percorso creativo in quello che è il fantastico mondo della tessitura di perline. Se ti va, clicca qui sotto ed iscriviti al canale per restare aggiornata su tutte le notifiche. Più che delle vere e proprie lezioni, non saranno dei tutorial, ma delle semplici lezioni, in realtà voglio improntare e aiutare tutte quante a comprendere determinati punti. Spesso sentiamo parlare di leather stitch, brick stitch, herringbone, ma alla fine peyote, alla fine ne comprendiamo veramente il senso, quindi questa rubrica servirà semplicemente come insegnamento, come nozione iniziale per comprendere piccoli video veramente molto brevi, così da restare impressi nella mente. Li troverete in una playlist dedicata, così quando avrete bisogno di qualche info andate nella playlist ABC delle perline e troverete ciò che vi serve. Oggi, prima di tutto, parliamo del leather stitch. Cos'è il leather stitch? Tradotto è punto scala, punto piolo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. I punti, ma bando ai preamboli. Giro la camera e vi mostro nel dettaglio. Ovviamente, per eseguire il nostro punto base, quello del leather stitch, avremo bisogno ovviamente di filo ago. Io sto utilizzando il Fireline e ago questo della Beadsmith. Ovviamente avremo bisogno di forbicine e avremo bisogno di perline, ovviamente, per realizzare il punto. Ovviamente, come vedete, ho con me più tipi di perline, perché ovviamente lo stesso punto si può realizzare con più perline, con perline diverse, ed ottenere quindi un risultato diverso. Quindi ho qui delle 8-0, delle 11, ho delle perline cilindriche, queste sono delle Delica numero 10, e ho anche delle bugle. Quindi io ve lo faccio vedere con queste perline che sono delle 8-0 un po' più grandi, giusto per farvi comprendere la parte iniziale, ma è veramente una cosa molto molto semplice. E prima ancora di andare avanti vi mostrerò ovviamente sulla lavagnetta quello che andrò a fare materialmente, perché ovviamente le perline sono minuscole, qui invece con la lavagnetta avrete una visibilità migliore. Nello specifico facciamo finta che questo sia ovviamente il mio filo. La prima cosa da fare per realizzare il punto leather stitch, che come vi ho detto tradotto è punto scala, dovremo andare ad inserire all'inizio due perline. Quindi adesso ve ne vedete qui disegnate 4, ma in realtà si comincia con 2. Ora vi mostro con il pennarello il movimento che dovremo fare col filo e poi ve lo mostrerò con le perline. Quindi facciamo conto che questo è il mio filo, entro nella prima perlina, inserisco la seconda e rientro. Dopodiché rientro nella seconda e vado, aggiungo la terza, rientro nella seconda, nella terza e proseguo poi inserendo un'altra perlina, la quarta, e faccio questo movimento ondulatorio attraverso le perline. Ovviamente se dovessi utilizzare delle bugle, chiamiamole insomma come preferiamo, andrei a fare la stessa identica operazione. Quindi inserisco, ovviamente dovete lasciare un bel po' di filo, ovviamente poi ve lo mostro tecnicamente facendolo con le perline. Quindi vado a inserire due bugle, rientro nella prima, rientro nella seconda e poi inserisco la terza, rientro nella seconda, ripasso nella terza e poi ne inserisco una quarta. E questo ovviamente si farà in modo continuativo e ripetitivo fino alla lunghezza ovviamente che noi desideriamo. Allora, ago e filo, vado e comincio con l'inserire sull'ago
2 rocaille, nel mio caso queste sono 8 0. Porto alla fine del filo, lascio un po' di filo ovviamente all'inizio e rientro in tutte e due le perline. Ovviamente si andranno a posizionare in questo modo, io le andrò a schiacciare per farle ovviamente allineare in questo modo. Ovviamente vado a rinforzare questo giro. Quando vi ho mostrato sulla lavagnetta ovviamente non ve l'ho detto, ma ovviamente tecnicamente adesso ve lo mostro, quindi andate a ripassare e ridiscendete. Adesso vado a prendere un'altra 8 0 e rientrerò, esco dal basso e rientro dall'alto verso il basso in questo modo. Ovviamente dovremo fare sempre lo stesso movimento per allinearle. Ora rientro dal basso verso l'alto, tirate bene il filo e inserisco un'altra 8 0. Come vedete ripasso dal basso verso l'alto, rientro e faccio il contrario, quindi vado a fare un movimento continuo e vado ovviamente a realizzare la mia barrettina, ok? Questa barrettina che voi vedete qui ovviamente adesso è in numero dispari, però è l'inizio che si utilizza se volessimo fare per esempio il punto herringbone, che ovviamente vedremo in un altro video, però io ve lo comincio a accennare. Quindi quando utilizzate come inizio ovviamente il ladder stitch, potrete poi andare, sarà di seguito, potrete realizzare il punto herringbone. Il punto herringbone, che tradotto è il punto a spina di pesce. Ovviamente quando volete realizzare il punto herringbone è preferibile insomma che usiate un numero pari di perline, come in questo caso 6. E questo, il ladder stitch, è sempre il punto iniziale che si utilizza in caso si volesse fare il punto brick stitch, che è il punto mattone. Non voglio riempirvi la testa di nomi, cominciate già a memorizzare ladder stitch, herringbone e brick stitch, che poi utilizzeremo ovviamente in altri video. Ve li scrivo qui e vi metto anche la traduzione così da poter visualizzare quello di cui stiamo parlando e comprendere meglio i punti. Adesso vado ad eseguire altri punti con le altre perline per farvi vedere la differenza. Come vedete ho realizzato il punto ladder stitch con delle 8 0, con delle perline cilindriche Miyuki 10 0, con delle bugle e con dei cubi da 3 mm. Ve li mostro più da vicino e vi renderete conto già ad occhio nudo che ovviamente più le perline sono precise e più ovviamente l'effetto è ordinato. Guardate, con i cubetti, con i cilindri e con le bugle, con le 8 0 invece che sono più stondate, ovviamente la nostra barretta non verrà proprio super precisa, perché ovviamente le delica, i cubi e i cilindri e le bugle sono precisissime. Ovviamente il video è finito, questo è un video tecnica, curiosità perché si chiama punto pioli oppure come abbiamo detto ladder stitch, perché probabilmente se la guardiamo in questo verso si va a creare veramente una sorta di scala e quindi sicuramente la motivazione è quella. Ci vediamo ovviamente in un prossimo video, non sarà ovviamente realizzato tutti, non li farò
tutti quanti di seguito, anzi voi andate ad esercitarvi con questo piccolo punto e poi ci vedremo con il punto successivo, che è quello, faremo quello dell'herringbone. Con questi punti si possono realizzare veramente cose semplici ma d'effetto, soprattutto io adoro i bracciali fatti con questa tecnica, insomma con l'herringbone. Immaginate di semplicemente di fare tutta una serie di alternanza, per esempio di bugle, e poi di mettere dei decori laterali oppure di fare più barrette congiunte. Si può veramente giocare con la fantasia. Niente ragazze, vi saluto e come sempre buona creatività a tutte. Ciao!